Ciao, sono Kiko di B00. In questo quinto video su Git andrò a spiegare come utilizzare le patch. Una patch ti permette di creare un file contenente delle modifiche fra due diversi stadi di sviluppo di un'applicazione. Queste patch sono utili per esempio se si vuole compilare un programma che non è ufficialmente supportato da una specifica piattaforma. Per esempio l'ho utilizzato per compilare MySQL Cluster su due Raspberry o ancora per compilare una determinata libreria per Android anche se non interamente compatibile. Per creare una patch ci sono diversi modi. Possiamo creare una patch calcolando le differenze da un branch specifico. Per farlo andiamo su un branch, nel mio caso uno che si chiama dev, scrivendo git checkout dev. Una volta in questo branch creiamo la patch scrivendo git format patch master -set_out maggiore master.patch. Il primo master sta a simboleggiare il branch da cui dobbiamo prendere le differenze, mentre quello dopo il simbolo del maggiore è il nome della patch. Un secondo modo di creare una patch è quello di partire da un commit specifico in base al proprio hash. Per trovarlo utilizziamo il comando git log -pretty uguale oneline, che ci restituirà tutto l'elenco dei vari commit, nel formato hash spazio titolo del commit. Una volta trovato il commit che si vuole recuperare, copiamo il relativo hash ed eseguiamo il comando git format patch -1 hash -stdout maggiore commit.patch. Un terzo modo è quello di creare una patch con gli ultimi 10, 20 o quanti si vuole commit. Per farlo basta scrivere git format -patch -n head -stdout maggiore di last10.patch. Qui n sta a significare di quanti commit deve essere andati indietro la patch, mentre head sta a simboleggiare il nome del branch da dove prelevarli. Infine, per applicare una patch basta eseguire il comando git am minore patch.patch. Quest'ultimo è il nome del file della patch. Quindi se questo video ti è stato utile lascia un mi piace, iscriviti al canale e se ci sono ancora dubbi lascia anche un commento qui sotto.